Per primo fu il caos, e poi Gaia, dall'ampio petto, sede sicura per sempre di tutti gli immortali. Con queste parole comincia il poema del poeta greco Esiodo, la Teogonia, con la quale vuole spiegarci che all'inizio di tutto, dell'universo, all'inizio della vita, dello spazio, del tempo, c'è il caos, ovvero il nulla. Una voragine con una massa confusa di elementi sparsi, indistinti, in un luogo che non è un luogo, in un abisso infinito. E a mettere le cose a posto, a dare un ordine, a colmare questo vuoto ci pensa una donna, Gaia, una divinità primordiale, la forza creatrice del cielo, dei monti, dei mari, dei fiumi, delle stirpi divine. Dunque, questo ruolo preeminente della donna, così come è Gaia, madre terra, lo ritroviamo anche in altre donne divine del mito greco e romano. Ritroviamo questa potenza, ritroviamo la fecondità di Gaia in Rea, in Demetra. Ma la donna non è soltanto colei che crea. L'idea diffusa nel nostro immaginario, diffusa da secoli, della donna debole, indifesa, che deve soltanto partorire, che ha un ruolo secondario, marginale, è un'idea che nel mito viene completamente ribaltata, dove la donna assume tante sfaccettature, positive e negative. La donna, così come crea, distrugge. Quindi c'è Afrodite, la dea della bellezza, della sensualità, dell'amore, e poi c'è Era, che ha un ruolo di primissimo piano, è la regina degli dei dell'Olimpo, colei che ha dato la vita ad Ares, la parte più brutale, più violenta delle lotte, delle guerre, e poi c'è Atena, la dea guerriera, la dea anche della saggezza, anche della strategia. E poi il destino degli uomini nelle mani, anzi nel filo delle Moire. E poi c'è la giustizia nelle mani di Diche, per arrivare alle Erinni, che sono le vendicatrici dei delitti di sangue. Insomma, non è che poi queste donne sono così deboli, così indifese. Lo ritroviamo anche nelle donne epiche, come nella bellissima Elena, causa della guerra di Troia, la pericolosità della maga Circe. Poi c'è anche la delicatezza, la passione, la saggezza di una poetessa, Saffo. Cleopatra, che oltre ad essere coraggiosa, intelligente, si distingue anche per la sua conoscenza della medicina, della matematica, della filosofia, della cosmetica, dell'alchimia. Insomma, se nel mito la donna viene all'origine di tutto, nella sfera cristiana, nella Genesi, la donna è l'ultima creatura di Dio, ma non per questo meno importante. Anzi, Dio ha avuto più tempo per riversare in lei la perfezione. Tra l'altro, rispetto all'uomo è anche molto più vicina a Dio, è colei che ha messo al mondo per opera dello Spirito Santo Gesù Cristo. E poi le donne sono state le prime che hanno diffuso il messaggio di Gesù, ci sono state tante missionarie, diaconesse, profetesse, ci sono state tante donne che hanno avuto un ruolo attivo nella sfera biblica. Ester, Giuditta, Giaele, donne che hanno mostrato un coraggio e una fortezza incredibile, così come le sante. Del resto, nell'arte, le virtù cardinali, teologali, sono tutte incarnate da donne, anche i vizi, ma questo proprio per farci capire il carattere a tutto tondo delle donne, che non è affatto marginale, anzi ha un ruolo determinante nel destino dell'umanità, e per questo la donna è stata celebrata, diventa il tema predominante della poesia di Dante, di Petrarca, di Boccaccio. Insomma, la donna non è soltanto bellezza, attrazione, sensualità, ma diventa il simbolo della forza, del coraggio, dei sogni, dei desideri, dell'indipendenza, della libertà. Tutte cose a cui aspiriamo, che rincorriamo, che desideriamo quando ci troviamo nei momenti complicati, nei momenti difficili, così come hanno fatto gli italiani del Risorgimento. Ed è proprio con una donna che il romantico Francesco Hayez ha rappresentato l'Italia nell'Ottocento, con la sua Meditazione.
Il 18 marzo del 1848 Milano, la capitale del Regno Lombardo-Veneto, insorge contro gli oppressori, contro gli invasori austriaci. Ma questa rivolta non ha l'esito sperato, perché dopo qualche mese gli austriaci riescono a tornare nuovamente in città, a riconquistarla tra il malcontento dilagante. Qualche anno dopo, tra il 1850 e il 1851, Francesco Hayez, con un accordo di colori, ombre, luci, dipinge una donna per rappresentare l'Italia. Così come l'antica Roma, l'antica Partenope, erano città personificate da divinità femminili. L'Italia di Hayez ancora una volta assume le fattezze di una donna. Ma attenzione, la modernità di questo dipinto, la forza di questo dipinto sta nel fatto che quella che vediamo non è una divinità, non è un'antica matrona romana, così come aveva scelto Antonio Canova, il suo maestro, per rappresentare l'Italia nel monumento funebre a Vittorio Alfieri. Questa è una donna vera, una donna dell'Ottocento, una modella con la quale probabilmente Hayez aveva anche una relazione amorosa. L'Italia è una donna giovane, una donna con le vesti scomposte, seducente, provocante, con un seno scoperto che ci ricorda madre natura, ci ricorda Gaia, dal suo ampio petto, così come scriveva Esiodo. Perché questa donna rappresenta la madre patria, che è pronta a nutrire i suoi figli, gli italiani, è pronta a condurli all'indipendenza, alla libertà. Quindi è una donna che seduce, così come l'Italia ha sedotto gli stranieri che vogliono conquistarla, vogliono mettere le mani sul nostro paese. Però se guardiamo con attenzione il suo volto, in realtà non riusciamo a vederlo bene perché è avvolto dalle tenebre, dall'oscurità, è nella penombra, è una donna assorta, pensosa, meditabonda, riflessiva. Hayez vuole esternare i suoi stati d'animo, gli stati d'animo delle persone dell'epoca che vivono i momenti difficili dell'epoca, perché in realtà il dominio austriaco non è limitato soltanto al regno lombardo-veneto, ma si estende anche a tutti gli altri regni dell'Italia. È un malcontento generale e quindi Hayez vuole far riflettere tutti sulla situazione difficile. E come fa? Mette nelle mani di questa donna un libro, dove in rosso c'è scritto Storia d'Italia. Mette nelle mani di questa donna una croce per celebrare, per omaggiare i morti martiri delle 5 giornate di Milano, che qualche anno prima appunto avevano dato la vita per la libertà. Attraverso questa donna tristemente sensuale, attraverso il suo sguardo intenso, attraverso questi occhi che sembrano la canna di un fucile, sono puntati su chi la guarda, Hayez vuole colpire gli italiani. Vuole incoraggiarli, vuole fargli capire che bisogna lottare per i propri sogni, per il proprio destino. Devono lasciarsi ispirare da questa donna, simbolo di speranza, di coraggio, simbolo di libertà.